Yeah. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi diamo alcuni consigli sull'attrezzatura da portare in moto quando si esce e si va in campeggio. Allora, quando partiamo dobbiamo sempre tenere in considerazione due fattori che per noi sono fondamentali: il fattore qualità-prezzo e il fattore comodità e ingombro. Chiaramente quando andiamo in moto è importante ridurre gli ingombri per poter portare più roba possibile e avere tutta l'attrezzatura disponibile. Allora, partiamo dalla tenda. Per la tenda il nostro consiglio è quello di prendere tende di quelle non ripiegabili che diventano tonde. Perché? Perché chiaramente diventano enormi e non riusciamo a portarle bene in moto. Mentre una tenda di questo tipo, tende di Quechua, che sono un ottimo compromesso secondo noi tra qualità e prezzo, può essere interessante. È piuttosto leggera e come vedete l'ingombro per una tenda da 2 persone è relativamente contenuto. Un altro fattore importante per quanto riguarda la tenda è il fatto di poterla montare in maniera abbastanza semplice, perché soprattutto dopo una giornata in moto, se si arriva stanchi a sera, avere una tenda e ci si sta 2 ore a montarla non è assolutamente indicato. Quindi piuttosto semplice da montare, compatta e sicuramente un giusto compromesso tra qualità e prezzo, come dicevamo prima. Altra cosa fondamentale per quanto riguarda la parte assolutamente necessaria è sicuramente un sacco a pelo. Il sacco a pelo, chiaramente l'ingombro è dato dal fatto di andare in una stagione che fa più o meno freddo. Anche questo è un sacco a pelo Decathlon. Come vedete si può comprimere in maniera piuttosto importante, è un sacco a pelo molto leggero che in estate è l'ideale. Altro consiglio prezioso che vi diamo: un materassino che deve essere buono, nel senso potete anche rinunciare sulla compattezza, però ecco, avere un buon comfort per dormire è una cosa che abbiamo capito è importante, soprattutto quando si sta più giorni fuori. Questo è un materassino della Hemp, abbiamo scelto questo tipo, è gonfiabile, si gonfia piuttosto velocemente, è piuttosto compatto anche questo, ce ne sono anche di più compatti, chiaramente spendendo cifre maggiori. Secondo noi questo è un ottimo rapporto. Poi altra cosa che può essere utile, come vedete l'ingombro anche di questo è veramente contenuto, è un cuscino gonfiabile, ok? È della Decathlon, si trova a un prezzo davvero irrisorio e anche questo può far comodo. Veniamo poi alla parte elettrica. Per la parte elettrica cosa è importante? Sicuramente un adattatore di tipo industriale. Non lo abbiamo qua, ma è questo tipo qua. È un adattatore di tipo industriale che ci permette di collegarci alle colonnine. Mentre per la parte elettrica sempre cos'è importante? Una ciabatta per moltiplicare le prese, una spina tripla e sicuramente una prolunga di almeno 5-6 metri per poter arrivare dalla colonnina alla tenda. Passiamo adesso agli accessori, cioè quegli oggetti che possono essere superflui ma per noi sono comodi, nel senso abbiamo imparato a portarceli sempre dietro. Partiamo da un oggetto che ci serve soprattutto quando può essere freddo. Questa è una coperta termica, come vedete è piccolissima e se dice di fare veramente freddo vi mettete questa e la notte la passate senza problemi, nel senso riesce a contenere davvero tanto il calore. Poi altri oggetti che ci portiamo sempre dietro sono torce, soprattutto quando fa buio, tanto comodo poter avere una torcia da testa e una torcia da tenere appesa eventualmente all'interno della tenda. Coltellino svizzero. Poi se prevediamo di mangiare, farci da mangiare in campeggio, non ce l'abbiamo qua, ma può essere comodo un fornellino di questo tipo, con pentola e eventualmente posate incluse. Ultima cosa, l'abbiamo apprezzato quando siamo stati più giorni fuori, uno sgabello di quelli tipo da pesca, sono molto compatti, ok, si ripiegano, si legano facilmente dappertutto. Detto questo, vi invito a cliccare sul link qua sotto in descrizione per aprire e accedere all'articolo completo sul blog, in cui inserirò tutti i link degli articoli di cui abbiamo parlato. Vi invito a mettere mi piace, ad iscrivervi al canale e ci vediamo al prossimo video.